Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato al Centurion, cogliendo al volo il risultato di uno dei deck builder più prolifici del formato, Matt Lawrence, che ci propone una lista basata su una delle nuove leggendarie provenienti dal piano di Street of New Capenna. In questa occasione planiamo sui colori Naya, sempre poco sfruttati in questo formato, visto il focus che spesso ha questo color pie nella zona di comando, anche se, a ben guardare, siamo di fronte a qualcosa che ci permetterà di sfruttare appieno una tribe che è cresciuta in questi anni, quella dei gatti. Il merito va anche a questa leggendaria che ci permette nei fatti un cast semplificato, con ben 2 mana ibridi che ci potranno agevolare il compito, oltre che la mana base, come avremo modo di vedere in questo primer votato a mostrarvi tutto il suo potenziale. Questa volta vi parleremo di Ginny Fey, Jet Means Second. Abbiamo a che fare con una creatura che presenta, prima di un ciclo di questo piano, la possibilità di entrare in campo anche con mana di un unico colore, oltre ai 2 di supporto, previsti nel suo costo ricast, semplificandoci di molto la mana base, come in questo caso, dove avremo solo 2 colori, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 3 mana specifici, uno verde e 2 ibridi, rosso e verde e uno verde e bianco, abbiamo un druido elfo con forza 3 costituzione 3 e un'unica abilità da grande potenziale se ben sfruttata. Nella sua abilità abbiamo, se stai per creare uno o più pedine, puoi invece creare altrettante pedine creatura felino 2-2 verdi con rapidità o altrettante pedine creatura canide 3-1 verdi con cautela. Con questo semplice wording si apre un mondo di possibilità, viste anche le tribe coinvolte, quella dei gatti e quella dei cani, che al momento lasceremo in panchina visto che il focus del mazzo sarà approfittare della rapidità offerta dai token gatto per attacchi fulminei. Se poi a questa produzione smodata affiancheremo alcuni dei lord di questa particolare tribe, ecco che questo comandante si attesta come uno dei più efficaci ed aggressivi, trasformando anche semplici token, spesso con statistiche infime, in un'orda di felini infuriati. Qui emerge tutto il potenziale di Ginny Fey, Jet Means Second, che dall'alto della sua potente casata può far sfoggio dei suoi animali migliori, prendendo d'assalto il malcapitato di turno che verrà sommerso da un'orda di belve assetate. Visto come è focalizzata l'abilità offerta da Ginny Fey e Jet Means Second, il nostro intento sarà quasi sempre quello di produrre uno stuolo di gatti, che prenderanno d'assalto i punti vita avversari grazie alla loro rapidità e una serie di tech e di contorno che ne potenzieranno le statistiche. Non ci mancheranno comunque per flavor e per capacità intrinseca di alcune scelte dei gatti veri e propri, scegliendo tra Bronze-Eyed Lion, Flint Lion, Loam Lion e Wild Nutcall, il meglio della tribe dal punto di vista dei bitanti economici ed efficaci. Di certo però andremo ad inserire tra il 99 diversi generatori di token, partendo da quelli dedicati alla nostra tribe preferita, con Brisbane King Horatius, Q-Warner, Leonin World Leader e Esika's Chariot, spesso andando ad ingrossare le statistiche e l'influenza se abbiamo in campo il generale. Ci sono poi una pletora di generatori di token non espressamente dedicati ai gatti, ma che, grazie al generale, potremo intercettare rendendo più efficace la loro produzione, con Dim Forest Hermit e Monastery Mentor, tra le creature ottimi esempi da sfruttare al massimo. Sono però le magie quelle in grado di numeri maggiori, tra Chatterstorm, Release the Dogs, Spectral Procession e Rise the Alarm, con persino una terra, Cully Garden, che ci darà modo di riempire il board di bitanti efficaci, se avremo Ginny Fey pronta a convertire questi token non sempre incisivi. Il vantaggio dell'abilità del comandante si estende anche a token che non sono creatura, quindi anche carte come Fierce Wish Striker, Gilded Goose, Jowlet Thief e Gingerbread Cabin possono darci una grossa mano ad avere sempre il board pieno di gatti in grado di assaltare le difese dell'avversario. Già così potremo lanciarci nella mischia, ma per combat ancora più decisive per la nostra vittoria abbiamo a disposizione diversi Pump Effect, tra Lash Norn Grand Cenobite, Heroes of Blade Horn, Regal Leosaur, Sunblade Elf e Willif Village, che saranno una mana dal cielo per gonfiare in un attimo tutto il board. A queste creature, che possono fare molto per le nostre combat, abbineremo Ramosian Rally, Force of Virtue e The Immortal Sun, carte imprevedibili viste le modalità alternative di cast o utili anche per ostacolare i plus del nemico, il che è sempre un bene vista la nostra vocazione a picchiare a testa bassa. Inoltre, vista la nostra vocazione felina, avremo anche qualche lord d'eccezione, tra Kaera, The Orfalgard, King of the Pride, Pride Sovereign e Regal Caracal, che daranno manforte a tutti i nostri token, rendendo il board impossibile da bloccare senza perdite consistenti. A questi effetti evidenti ne aggiungiamo un paio a sorpresa, Invigorate e Mutagenic Row, utili a sballare i conti al nemico, sgusciando tra le file dell'opponente per gli ultimi danni che potranno risultare fatali in più di un'occasione. Chiudono questa sezione creature che non hanno nulla a che fare con i gatti, tra Loxodon Smith, Questing Beast, Tarmogoyf e World Oddity, ma che sono troppo buone per non entrare nel 99, rinforzando le fila di una fase agro che non lascerà scampo agli avversari meno accorti.
Se le finalità offerte da Ginny Fey e Jet Miss Second sono evidenti, non è poi così facile mettere in pratica con profitto la sua strategia, anche perché siamo pur sempre in un formato competitivo come Centurion, denso di interazioni e di giocatori esperti. Quindi per rendere subito efficace la lista, il generale deve entrare presto in campo, ecco perché non ci mancheranno i Manador con Armor Elf, Avacyn Pilgrim, Bird of Paradise, Elvish Mystic, Finro Elves e Lanor Elves, per darci manforte nel suo cast, che si può avvantaggiare del mana verde prodotto in abbondanza. Per questa flessibilità nel costo di cast non mancano alcune scelte di contorno più vicine agli elfi che ai gatti, tra Priest of Titania e Queen Ranger, sfruttando la naturale propensione di questa tribe dalle orecchie a punta nel produrre mana verde. In aggiunta, per risultare sempre incisivi già dai primi turni, concorrono la nostra fame di mana Geoled Amulet, Lotus Petal, Utopia Sprawl e Wild Grow, il meglio a basso costo per calare con costanza già dal secondo turno il generale, o anche in seguito, visto che attirerà le ire di più di un avversario. Sul fronte del card advantage, visti i colori a disposizione, non avremo molto, tra Toxic Bearer of Secret, Manamorph, Mishra's Bubble e Urza's Bubble, ma a volte ci basterà un top deck con il comandante in campo e potremo cambiare le sorti anche di partite non ottimali. Troviamo spazio anche per qualche tutor occasionale tra Green Sun Zenith, Land Grant e Once Upon a Time, niente di eclatante sia chiaro, ma noi punteremo alla consistenza delle singole carte e non a tech specifiche, in linea più a un combo deck. Ci serviranno molto di più elementi in grado di proteggere il board come Chroma's Will, Flawless Malumber e Revenant Mantra, anche se la nostra propensione a ripartenza al fulmicotone tra il generale e i nostri generatori di token ci mette piuttosto a riparo dalla rimozione di massa. Di contorno inseriamo qualche interazione, giusto un counter mana tight e qualche rimozione, scegliendo qualcosa tra le creature con Knight of Atom, utilizzando per gli ultimi slot il meglio che il bianco ci può offrire tra Conceal Judgment, Sword Plush e un Expected Absent. Niente di esagerato sia chiaro, anche perché non punteremo a un gameplay di attrito con questa Ginny Fey Jet Miss Second, anzi il nostro scopo principale sarà la velocità, come il più astuto dei felini appostati nell'ombra, pronto a sferrare un attacco mortale alla sua preda ignara. Sin dalla sua uscita, Matt Lawrence si è ingegnato a trovare una quadra attorno a questa Ginny Fey Jet Miss Second, che offriva per la prima volta la possibilità di castare il generale anche solo con il verde a disposizione, pur mantenendo un'identità Naya. Questo aspetto ha permesso di ideare una build su base aggro decisamente più snella e veloce, puntando esclusivamente solo su due colori, quelli Selesnya, e solo su quella tribe degli gatti, che in questi colori riesce comunque a sprigionare il meglio di sé. Il motivo di questa scelta è anche dettato dalla tipologia di token prodotti da Ginny Fair, visto che dei 2-2 rapidi, dal punto di vista dei blocchi e dell'efficacia nell'azione, sono sicuramente migliori dei 3-1 con cautela. Inoltre i vari lord della tribe dei gatti sosterranno l'azione molto meglio, risultando così più incisivi anche senza la presenza del comandante, così da dare sostanza alla nostra azione, anche quando saremo al top deck. Insomma, un deck building atipico per questa Ginny Fey Jet Miss Second, che lascia in panchina il rosso a dispetto dei diversi enable presenti, per un approccio più solido, dove i gatti la fanno da padrone, sontuosi e sornioni come il loro solito. Con le premesse sul fronte del deck building, è chiaro che per questa Ginny Fey Jet Miss Second, Matt Lawrence ha trovato a immaginare un approccio alle partite particolarmente resiliente, anche senza necessariamente basare tutto solo sul generale. Certo, il comandante svolge un ruolo egregio, in sinergia con i vari generatori di token presenti, rendendo più grosse, ma soprattutto più rapide, anche tipologie di pedine altrimenti inutili alle nostre combat, trasformando tutto in uno stuolo di gatti inviperiti. Il fatto che il generale non sia in grado di proteggersi da solo lo rende però una facile preda delle interazioni avversarie, quindi è bene puntare anche su carte di peso, come ad esempio l'Oxon Smither, per avere, anche al top deck, qualcosa di pericoloso da mettere in campo. Anche i gatti e le altre creature di supporto alla strategia token principale svolgono un ruolo di prim'ordine nelle nostre combat, indipendentemente dalla presenza di altri pezzi in campo, così da darci modo comunque di tenere sotto scacco il nemico anche dopo una o più rimozioni. Il comparto protezione e interazioni non è certo immenso, ma può comunque toglierci d'impaccio nelle situazioni più complesse, a patto di concentrarci solo su ciò che veramente può mettere in crisi il nostro piano di gioco, anche perché avremo pochi margini di errore nei turni che avremo a disposizione per chiudere. Grazie ai consigli del nostro The Builder proviamo ora a comprendere come questa lista basata su Ginny Fey e Jet Miss Second si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano dai tavoli da gioco. Verso il control deck conterrà molto la mano iniziale, che deve proporre almeno una minaccia alternativa al comandante, che contro questo archetipo non vivrà a lungo o forse non vedrà proprio la luce del giorno, quindi sarà vitale un'oculata gestione della risorsa e le skill del pilota. Verso il tempo deck, soprattutto a base Izzet, potremmo essere un po' più in difficoltà, vista la costituzione media delle nostre creature, generali in primis, ma siamo tendenzialmente favoriti se riusciremo a uscire illesi nei primi turni, risolvendo almeno una minaccia importante ed evitando le loro contromosse.
Verso gli agrodeck siamo tendenzialmente favoriti perché possiamo sfruttare la superiorità numerica delle nostre creature, contando sul fatto che, a differenza di altri archetipi, avrà meno soluzioni contro il nostro comandante, che ci darà modo di generare molta più pressione in breve tempo del nemico. Verso i combo deck non abbiamo molte speranze di successo, a meno di partenze a strappo, che non sempre si possono concretizzare, pagando lo scotto di avere poche interazioni funzionali adatti per contrastare il loro gameplay specifico. Viste le specificità ipotizzate da Matt Lawrence per questa Ginny Fey e Jetmir II, non sarà facilissimo, a meno di set orientati a introdurre nuovi gatti, di ottenere upgrade significativi per questa lista, molto ottimizzata verso questa tribe. Potrebbero in futuro arrivare nuovi generatori di token, più efficaci di quelli attuali, ma l'unica vera novità potrebbe trovare posto tra le 99, almeno per il momento, potrebbe essere Bloom Tender, che essendo a sua volta un elfo, come generale, può avere qualche protezione in più su cui contare. Qui si andrebbe a sfruttare il vantaggio sul fronte del mana spendibile, come per Priest of Titania, per calare presto o di nuovo il comandante che avrebbe modo, anche solo con il mana verde, di entrare in campo per riproporre tutto il suo value. Non molto quindi, ma alla fine non è poi così male poter contare su Ginny Fey e Jetmir II e una lista stabile, che potrà reggere anche i nuovi set senza particolari scossoni o investimenti esorbitanti. Eccoci arrivati alla conclusione di questa particolare analisi, grazie al supporto di Matt Lawrence che ringraziamo per averci fatto scoprire una leggendaria tipica, soprattutto per come ha interpretato le sue abilità, anche senza sfruttare tutto il suo color pie. Se volete una build funzionale e solida o vi piacciono semplicemente i gatti, questa Jennifer Jetmir II potrebbe fare al caso vostro, lasciandovi comunque ampi margini di manovra se vorrete ripensare in futuro il suo utilizzo, anche solo allargando il color pie da utilizzare. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.